Qualunque cosa noi vogliamo insegnare al nostro cane, dobbiamo sempre tener conto questo fattore. Associazione. Loro fanno associazioni, imparano per associazioni. Noi possiamo insegnargli grazie alle associazioni. Quindi, se il cane tira e ottiene che noi gli andiamo dietro e quindi ottiene il movimento, andare dove lui vuole andare, quella è l'associazione che lui farà al suo tirare. Quindi arriverà alla conclusione che tirando si va. Se noi invece, quando lui tira, ci fermiamo e ci muoviamo solo quando il guinzaglio è morbido, lui associerà che con la tensione non si va da nessuna parte e quando il guinzaglio è morbido si va. Quindi lui ottiene quello che vuole, cioè muoversi, andare avanti, raggiungere il prato, raggiungere l'altro cane, raggiungere l'odore, raggiungere qualunque cosa lui voglia, quando il guinzaglio è morbido. Questa è l'associazione che gli va fatta fare. Voi potete tirarmi dentro. Guinzagli lunghi, guinzagli corti, guinzagli a strozzo, guinzagli con le punte, collari elettrici, pedate nel sedere. Tutte queste cose sono cose che non hanno alcun senso perché il modo in cui noi insegniamo il nostro cane è con le associazioni. Se le associazioni sono corrette, il cane si comporterà in maniera corretta. Quindi se il vostro cane tira e voi gli andate dietro, per una settimana vi fate trascinare a destra e a sinistra, voi potete anche torturarlo, ma lui non smetterà di tirare. Niente premietti, non servono i premietti, perché il premio è l'ottenimento di una cosa che lui vuole o lei vuole. Non servono i premietti. Il cane deve imparare semplicemente questa semplice associazione. Ok, quindi tiro, guinzaglio teso, non si va. Viceversa, quando finalmente il cane è rilassato, guinzaglio morbido, mezzo passo, 2 passi e ci si ferma e si cambia direzione. Non dovete lasciare condurre la passeggiata a lui. Se lui è davanti a voi e vi trascina, significa che lui sta conducendo la passeggiata. Quindi l'errore è vostro che gli andate dietro e gli concedete di tirare. Quando legate un cane al palo o lo legate fuori dal supermercato, lui cosa fa? Tira come un matto? Si strangola? No, sta fermo perché? Perché sa che quando è legato al palo non si può muovere. Non c'è verso. Può tirare quanto vuole, ma si arrende alla fermezza del palo. Quindi voi dovete essere come un palo, non accettate che lui tiri. Se proprio non voglio perdere tempo, cambio direzione, andiamo. Se lui tira dietro io lo porto. Vieni Elio, andiamo. Andiamo. Quindi stessa cosa, se loro si impuntano, noi andiamo avanti. Andiamo Elio. E riprendiamo. Se proprio non si calma mi rifermo un'altra volta. Mi riprendo. Andiamo. Anche se sono in mezzo alla strada. Qua cambio un po' di direzioni così lo tengo sempre. Cambio un po' di direzioni così lui non si annoia, mi segue un po', torno indietro. Senza strattonare, Se l'unica tensione che si genera è quella che genera lui. Mi taglio la strada, vado un po' di qua, fermo di nuovo. Quando mi guarda così è per me l'obiettivo. Quando lui ti guarda in passeggiata, qui sei impuntato, no? Guinzaglio teso. Io vado. Io vedo video ogni tanto di persone che mettono pettorina, collare, 7 moschettoni, carrucole. Ma ragazzi, è molto semplice. Associazione. Guinzaglio teso, non si va da nessuna parte. Guinzaglio rilassato, si va. A un certo punto il cane dirà: ok, mi devo dare una regolata, e a quel punto smetterà di tirare. Lui è un cane che comunque, conosce la condotta guinzaglio, no? Io uso questi cordini che non sono collari a strozzo, a strangolo, semistrangolo. Sono dei cordini che hanno la circonferenza del loro collo per evitare che si strozzino e che scappino via pure, che non devono scappare via dal guinzaglio. Sono dei cordini perché così non ho ganci, robe pesanti. Eliminiamo ogni forma di discussione su questo argomento.
lo faccio per comodità perché sono molto leggeri. E andiamo. Voi pensate che loro camminino così perché io a telecamere spente faccia qualche magheggio strano, ma le cose da fare sono queste. Vedi, adesso lui mi ha superato. Questo è stare avanti, non è teso, ma lui è davanti, invece voglio che lui stia dietro, come loro. Allora torno indietro, pian pianino, sempre piano, non troppo piano, non mi devo muovere neanche in maniera isterica. E cambio direzione. E mi fermo. Aspetto. La coda è ancora alta, quindi secondo me è un po' agitatino. Mi guarda e vado. E molto tranquillamente, per fare 10 metri all'inizio ci metterò 20 minuti. E così, è l'unica. Tic tic. Sento un'agitazione, sento che inizia a agitarsi e mi fermo. Mi fermo perché? Innanzitutto il movimento genera agitazione e tensione, quindi se lui già è agitato io devo calmarlo. L'unico modo per calmarlo è dargli il senso di noia e di staticità. Quindi mi fermo. Se faccio un passo e lui inizia a correre, vedi, io faccio un passo, faccio anche queste prove. Faccio un mezzo passo e vedo se lui riparte a tirare. Se riparte a tirare mi rifermo. Se è tranquillo e mi supera, tipo adesso, vediamo, mi supera e io giro a destra. Ok, questi sono gli unici modi per insegnargli a non tirare a guinzaglio. E andiamo, questa è la passeggiata, vedi che si inizia a agitare, mi ha superato. E allora vado di qua. E giro a sinistra. Mischio le carte in tavola così sono meno prevedibili, no? Lui sa già che stiamo andando là. Più ci avviciniamo, più tende a superarmi, visto? Allora mi fermo, mi taglio la strada, lui si fa i fatti suoi, mi fermo, giro di qua. E se proprio si agita troppo, torno indietro. Andiamo. Ok. Così, anche se si impunta, non cedete ai suoi tiramenti, al suo tiraggio. Se lui tira non deve ottenere quello che vuole. Tira per l'annusata, tira per il cane, tira per qualsiasi motivo, non devo fargli raggiungere l'obiettivo. Vi fermate, aspettate che si calmi, cambiate direzione, tornate indietro, vi fermate, aspettate, fate mezzo passo e vi fermate, girate a destra, fate 3 passi e vi fermate, ritornate indietro, un passo di qui, un passo di là. Il vostro cane dovrà darvi la sua attenzione perché voi diventerete rilevanti durante la passeggiata, no? Se voi vi fermate e non gli permettete che la passeggiata vada avanti, lui a un certo punto vi guarderà e vi dirà: ma allora? Ecco, questo sguardo che lui ci darà è la prova che lui sta iniziando a calcolarci durante la passeggiata, ok? Visto? Cerco di anticipare, no? E giro. Se mi fermo, vedi lui cosa fa? Se mi fermo in anticipo lui fa questo, vuol dire che avrebbe tirato. E quindi l'ho fermato in anticipo. Ragazzi, questo è il risultato, cioè non è che c'è tanto da dire. Fare la passeggiata con i premietti, mica i premietti sono un rinforzo, no? Il rinforzo che lui vuole adesso è andare. Quindi se tira io gli do il rinforzo di andare dove vuole, è così che lui impara a tirare. Viceversa, se lui tira per ottenere, andiamo al parco, andiamo dal cane, l'odorino, la nusatina, la pipì, il coso, io non glielo do, gli tolgo il rinforzo, glielo do quando il guinzaglio è morbido. E questa è la cosa, ragazzi, dovete avere una pazienza infinita. E mi fermo. Se lui fosse ancora a livello iniziale,
il lavoro sarebbe stato semplicemente un passo e mi fermo, giro a destra e mi fermo. E questo è. Lui qua è un po' agitato, quindi vi faccio vedere cosa fare quando poi effettivamente il cane è agitato e tira, perché generalmente le cose vanno di pari passo. Ok, guinzaglio morbido, 3 passettini, si fa i fatti suoi, tira, vedi? Vedi che il guinzaglio è teso perché lui tira, non perché io faccio slang slang, ok? Deve capire che è lui l'autore e che non raggiunge, vedi, lui vuole andare lì. E se io gli vado dietro gli sto dicendo bravo che tiri e lui impara a raggiungere l'obiettivo così, vedi, boom, e tira. E mollo su, e tira lui, vedi, lui tira. Questo è tirare, cioè anche se non mi sta strappando il braccio. Senti che frigna, c'ha tutte le ansie della vita e io non lo calcolo e sto fermo. Su, vedi che lui sta tirando in questo momento. Andiamo. Lui è sempre davanti a me ma di brutto e allora torna indietro. È un po' la nonna che ti dice se ti comporti così torniamo a casa. Vedi, adesso lui è dietrissimo. Vedi che è dietro. Tac. Allora mi fermo, mi rigiro e riproviamo ad andare lì, vediamo. Vedi, la scrollata è stress che se ne va. È lui che esprime lo stress e lo scarica, no? Io mollo. Oh, bravo Elliot. Che lui è distratto, io non vado avanti, no? Voglio che lui capisca che deve darmi la sua attenzione. Poi io, ragazzi, vi faccio vedere il tempo effettivo che ci vuole per fare sto lavoro, perché molti non capiscono e hanno fretta. Oh. E tira di nuovo. Se tiri lì non ci andiamo. Questo deve capire, se io tiro lì non ci arrivo. Se io tiro là, ci mettiamo mezzo, più tiro, più tempo ci metto ad arrivarci. Questo è il concetto, no? Quindi si deve adattare. Tengo sempre morbido, io cerco sempre di neutralizzare la tensione, perché la tensione del guinzaglio si traduce in tensione proprio emotiva, no? Quindi intesisco lui, se io sono teso e strattono, lo agito e basta, no? Quindi come buttare olio su olio. Non so se si dica, però è l'immagine più fastidiosa che mi viene in mente. Faccio qualche passo e mi fermo. Fermo. Un frisbee, ops. C'è un frisbee, Apex. Hai visto il frisbee? È passato, Lui è sempre distratto, lui è lì che dice dai, quando è che ci muoviamo? Vedi che la coda è su e lui frigna. Coda su significa che è teso, agitato. Se poi la muove anche freneticamente, lì siamo proprio all'apice, no? Mollo la tensione e vado un attimino. Cambio direzione. Andiamo. Quando buttano giù il muso e annusano, oppure lì vanno nel loro mondo, invece lui deve essere concentrato su di me. Due annusatine va bene, però voglio la sua attenzione. Lo lascio ragionare, lo lascio che si abitui a questa situazione, no? Se io stessi qui 6 ore, tra 6 ore a lui tutto ciò non tangerebbe perché sarebbe normale.
Andiamo. Ok, questa era una bella tirata, no? Quindi mi fermo. Proprio sto fermo. Vedete? La coda su, lo sguardo altrove. E tira di nuovo. E non lo faccio arrivare al prato, perché se mi tiri per andare al prato, arrivare al prato è un rinforzo. Quindi via dal rinforzo. Quando non tiri fai quello che vuoi, ma se mi trascini io non mi faccio trascinare. Sei tu che devi stare attento a me. Ok? Se sono stato qua un'ora e lui per un'ora ha tirato, pigolato, ha abbaiato, ha fatto il matto, non lo slego, non lo libero e torno a casa, perché slegarlo e liberarlo dopo che si comporta in quel modo è un rinforzo a quel comportamento. Ok? Quindi poi hai voglia di insegnargli la condotta al guinzaglio. Non servono guinzagli a strozzo, punte, pettorine strane, carrucole, guinzagli, pettorine, 6 guinzagli, 6 cose. Serve a niente, serve solamente questo metodo basato sul rinforzo. Il rinforzo è andare, raggiungere il prato, raggiungere il cane, eccetera, e io te lo faccio raggiungere se non tiri. Quindi rinforzo il non tirare. Ok? Se lui tira, io gli faccio un passo e lo seguo, quello è un rinforzo al suo tirare. Lui penserà, devo tirare per andare. Invece lui deve capire, se io tiro non succede niente. Quando sono tranquillo decide lui, quindi io, e quindi smetterà di tirare. Visto? Questo è l'esempio pratico. Oh, vedi, ha girato la testa a sinistra e ha iniziato ad accelerare il passo e io mi fermo. Ok? Prima che lui generi tensione. Se lui non tira, tengo molle. Bravo. Andiamo. Come tutte le cose, non impara dopo un minuto che fate questo esercizio, soprattutto se sono già abituati a tirare. Il cane che vedete qua è un cane che comunque la condotta più o meno la conosce, ok? Quindi vi faccio vedere un lavoro molto rilassato, vi faccio vedere un lavoro che è arrivato a una progressione. Per arrivare a questo punto però ci può volere una settimana, 10 giorni, un mese, a seconda della vostra capacità. Quindi abbiate pazienza, non vi aspettate, mi fermo una volta, mi fermo 2 volte, cambio direzione un'altra volta e il cane non tira più. Ci vorrà almeno una settimana, 10 giorni se siete bravi. Se non avete intenzione di fermarvi, di rompervi le scatole perché è un lavoro tediante e noioso, lasciate perdere. Bye.